Bentornati! Dopo ormai tantissimo tempo, tipo un mese, siamo tornati con le reaction ai video di K-pop. Ne erano usciti anche altri interessanti nel frattempo, ma avendo pubblicato tanti video di Webtoon, ho preferito aspettare che uscisse qualcosa di veramente forte e ci siamo. Stavolta si tratta di un debutto, però un debutto un po' particolare perché i membri di questo gruppo, le Vivids, non sono alle prime armi, ma sono ragazze che vengono già da un precedente gruppo, ovvero le G-Friend, che purtroppo si sono sciolte improvvisamente l'anno scorso senza alcun preavviso. Tra l'altro questo scioglimento sembrerebbe essere avvenuto contro la loro volontà perché si sono dimostrate tutte molto tristi, perché pensano ancora tutte a So-won come loro leader e perché anche quest'anno hanno pubblicato tutte su Instagram un post dove ringraziavano per i 7 anni di G-Friend che sarebbero stati quest'anno. Sono più o meno andate tutte per la loro strada. Yuju ha debuttato una decina di giorni fa e invece Eunha, Shinbi e Umji hanno deciso di rimanere insieme, trovare una piccola agenzia e ridebuttare come trio. Io non vedo l'ora di vedere questo video perché mi manca vederle come gruppo e erano veramente forti nelle G-Friend perché avevano delle vocalità pazzesche ed erano dei mostri a ballare e soprattutto erano super sincronizzate. La canzone si chiama Bop Bop e scopriremo se è davvero un bop. Tra l'altro vediamo quanti di voi si ricordano cosa significa bop. Scrivetemelo nei commenti se vi ricordate il significato di bop. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commentino e se vi sentite espansivi o volete rispondere alla domanda sul bop, lasciare un commentino. Quanto è carina Eunha con quei capelli, sembra un personaggio dei manga. Sono tutte bellissime comunque, sempre. Allora, sembra molto meno bubbly di quello che pensavo all'inizio. Ragazzi, sono la Maya del futuro, stavo andando a editare il video e Albi mi fa: non ti ha dato noia quella parte che si sente all'inizio? Io, che parte? Fa, ma come che parte? Non te ne sei accorta? C'è tutta una parte che si sente reversa. Io, ma dove? Questa qua. 3 volte si sente. Anzi 4. Abbiamo cercato online per capire cosa stessero dicendo. Vi lascio qua la traccia reverse e rallentata. Io ho capito solo You Don. Fatemi sapere voi se ci avete capito qualcosa. Sull'internet non si capisce ancora cosa dovrebbe dire. Eunha ha sempre avuto la vocina proprio molto che è super carina nelle parti alte, ma a me nelle parti un pochino mid-range non piace tantissimo, mentre invece il timbro vocale di Shinbi lo adoro sempre. Comunque guardate la frangetta a forma di cuoricino. Madonna, quanto sono carine. E questa, ce l'ho anch'io questa, tra l'altro ce l'ho anch'io questa mollettina così, ispirata al look di Jisoo in How You Like That. A me sembrano diventate ancora più belle comunque col tempo. Allora, la vedete lei? Eunji? Per anni è stata considerata uno degli idol più brutti dell'industria del K-pop. E lei era piccolissima quando ha debuttato. Era semplicemente aveva il baby fat nelle guancine e pensate che l'hanno talmente tanto criticata sul suo aspetto fisico e vergognare di come fosse che lei per un bel po' di tempo in tante esibizioni ballava con la testa bassa e un sacco di capelli di fronte alla faccia per nascondersi. È una cosa terribile. Mi ricorda un po' come mood tipo Havana. Oh, vanno i fiocchetti, ragazzi, io inizierò a usarli, sappiatelo. Che cute che sono. Ok, hanno fatto una cosa un po' con delle retro vibes. Sentite il basso sotto quanto è potente. E guardate quanto glitter sull'occhio. Questa cosa qua la Cree la amerebbe. E le lenti sempre. Ok, questa parte qua del ritornello la vedo un po' distaccata dalla
tipo pre-chorus, che poi non è un pre-chorus. Se sentite la struttura della canzone, allora questo è il pre-chorus, cantato da Ungi. Questo qua è il pre-chorus. Non so perché mi ricordavo un Let's Go. Questo invece è un anti-drop che praticamente spegne tutto l'hype creato dal pre-chorus prima, però allo stesso tempo prepara poi per il vero chorus, il vero ritornello. Vedete, questo è tutto un fake chorus con l'anti-drop. Questo è il vero chorus. E solitamente queste canzoni strutturate così non sempre sono capite. Molte canzoni strutturate così infatti sono B-side e non title track. Avete visto anche la parte della riga tutta brillante? Io comunque amo sempre le idee sia per il make up che per i capelli, sono bellissime. Che figa! Mi mancava un pochino vedere un time in versione cool, Girl Crush, eccola, sta benissimo. L'unica cosa che non mi piace è tanto il look di Ungi lì, nella parte del ritornello. Quanto sono belle queste lenti qua, verdi. Ragazzi, in Corea sono dei maestri nel creare lenti a contatto. E credo che Unha sia una delle persone che stia meglio col caschetto. Cioè proprio lei è nata per avere quel taglio di capelli lì. Mi piace un sacco questa parte. Questa qua. E lei, Unha comunque con questo look, non so perché, mi ricorda un po' una sirena. Quanto sta bene. Tecnicamente la mia preferita tra loro dovrebbe essere Shinbi, ma per un qualche motivo ho i miei occhi solo su Unha. Oh, quindi ora parte, avendo messo fast. Cosa vi dicevo prima? Sentite la sua voce nelle parti alte. Quanto rende bene. Quanto sta bene comunque Ungi qui. Cioè sta proprio bene con la frangetta, il capello lungo, top. Mi piace un sacco la canzone. Sono contenta. Spero che abbiano davvero tanto successo con questa. Sono veramente contenta che nonostante abbiano cambiato agenzia, hanno mantenuto un po' quelli che sono i loro colori. La canzone è un pezzo validissimo. Sono l'unico gruppo dell'agenzia che è la BPM Entertainment e auguro tantissima fortuna alle Viviz, perché lo scioglimento delle G-Friend era una cosa che nessuno si aspettava, tanto meno loro, e
e stimo tantissimo il fatto che abbiano fatto di tutto per cercare di rimanere come gruppo. Tra l'altro Unha e Shinbi, che tra l'altro si chiamano tutte e due Unbi, sono amiche da quando erano proprio piccole, tipo elementari barra medie. Si erano perse di vista e poi si sono ritrovate nelle G-Friend. La cosa che mi è piaciuta è che non ho sentito nessun vuoto, anche se sono una buddy e comunque mi mancheranno lo stesso le altre tre. Non vedo l'ora di vedere qualche live, non vedo l'ora di ascoltarla un po', non frammentata come l'ho ascoltata così nella first reaction. E se non conoscevate le Viviz, la canzone vi è piaciuta, allora vi consiglio di supportarle. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!